Benvenuti, cari spettatori, a un nuovo capitolo avvincente su Stelle Turche Rivelate, il vostro faro nella galassia del mondo dello spettacolo. Prima di immergerci in questa storia che oggi scuote mezza pianeta, ricordate di sostenere il nostro viaggio tra luci, ombre e verità sussurrate. Iscrivetevi, lasciate un commento. E soprattutto restate con noi fino alla fine. Quello che state per sentire non è solo un aggiornamento. È un'onda emotiva che attraversa anni di silenzi, destini che si incrociano e sentimenti che, forse, non hanno mai smesso di ardere. Per lungo tempo, il pubblico è rimasto rapito dal calore, dalla delicatezza e dall'elettricità magnetica che Sinem Unsal e Ozan Akbaba sprigionavano ogni volta che dividevano il set. Sembravano la versione contemporanea di una fiaba antica. Due anime richiamate l'una all'altra sotto le luci delle riprese, capaci di capirsi in uno sguardo trattenuto un istante di più, in una risata durante le pause, nel silenzio carico di una promessa mai pronunciata ma sempre presente, sospesa, quasi visibile se si allungava una mano nell'aria. Poi, come accade nelle storie più spietate, è arrivato il tempo. Quel tempo che scava, separa, riallinea le traiettorie e impone nuove strade. In pubblico, le loro vite si sono divise. Ognuno ha camminato verso orizzonti diversi, nuovi incontri, ambizioni inedite. Eppure, ogni volta che i loro nomi comparivano nella stessa frase, qualcosa vibrava. Come un filo invisibile che nessuna distanza era riuscita a recidere davvero. Oggi quel filo non vibra più, si tende fino a spezzarsi. E quando si spezza, fa rumore. Ozan, torna in te. Le parole che hanno scosso l'intero universo mediatico. Dopo anni di riservatezza calibrata, dopo apparizioni pubbliche in cui il loro unico ponte era un cenno rispettoso, dopo stagioni in cui i fan avevano elaborato il lutto di una storia che tutti credevano chiusa, è esplosa una frase semplice e tagliente. Ozan, riprenditi. Un tonfo, un'onda d'urto, una dichiarazione breve come una lama, ma densa di sottintesi capaci di riempire un romanzo intero. Queste parole, trapelate da una conversazione privata. Una confidenza sussurrata a pochi e scivolata fuori come vento dalle fessure, hanno frantumato ogni equilibrio. Chi c'era racconta che la voce di Sinem tremasse non di rabbia, bensì di una tenerezza stanca, quasi una confessione involontaria. Una fragilità che nessun copione avrebbe saputo costruire. Il momento più tagliente di quel discorso è arrivato quando Sinem ha parlato della relazione italiana che nei mesi scorsi ha avvolto Ozan in un vortice di lusso. Scatti dei paparazzi e titoli luccicanti, serate di gala, weekend spettacolari, yacht immersi nella luce dorata dell'estate mediterranea. Una storia che per i media brillava come una fiaba. Per Sinem, invece, aveva l'odore acre della finzione. Ha pronunciato parole che ora rimbalzano ovunque come campane in una cattedrale affollata. La fama è un peso, e l'amore finto ti distrugge. Ha lasciato intendere che quella relazione tanto decantata nascondesse una strategia, una costruzione d'immagine, un gesto più vicino a un contratto che a un sentimento. Questa storia non illumina Ozan, ha aggiunto con una calma che sapeva di lucidità e di resa insieme. Lo spegne. Poi, un appello che nessuno si aspettava. Ascolta i tuoi genitori. E qui è arrivato il punto che ha sciolto anche i cuori più cinici. Sinem ha parlato dei genitori di Ozan, con rispetto, con affetto, con un'emozione che sembrava sorgere da un luogo profondo e intoccabile. I suoi genitori significano molto per me. Non voglio che soffrano. Nessuno lo ama quanto loro. Parole del genere non nascono dal nulla. Hanno riacceso voci mai confermate ma sempre presenti, sussurri secondo cui la famiglia non avrebbe mai davvero approvato la relazione italiana. La frase più ripetuta nei corridoi degli addetti ai lavori? Non ci fidiamo di quella donna. E adesso, con le parole di Sinem, quel sussurro sembra essere diventato un'ombra reale, una presenza che accompagna ogni nuovo scatto, ogni nuova uscita di coppia sulle riviste patinate. Poi Sinem ha pronunciato la frase che ha spezzato il pubblico in due. Ho conosciuto il vero Ozan. Ha ricordato l'uomo pieno di luce, di sogni, di entusiasmo, di quel fuoco negli occhi che lo rendeva unico anche in una stanza colma di giganti. Quell'uomo, ha concluso, oggi non c'è, e vederlo così mi fa male. E mentre le sue parole venivano tradotte in spagnolo, arabo e francese quasi in tempo reale, migliaia di persone sono rimaste in silenzio davanti allo schermo, come testimoni di una confessione forse non destinata al pubblico e che tuttavia ora appartiene a chiunque l'abbia ascoltata. In mezzo a tutto questo rumore,
C'è una voce che continua a mancare, quella di Ozan Akbaba. Nessuna dichiarazione, nessun commento, nessuna storia su Instagram, nemmeno una frase criptica da decifrare. Il suo silenzio pesa più di qualsiasi risposta. Fonti a lui vicine, o presunte tali, dicono che le parole di Sinem lo abbiano colpito in profondità, riportando a galla emozioni che credeva sepolte sotto calendari serrati, copioni, pressioni internazionali e quell'immagine perfetta che gli si chiede di incarnare senza sbavature. Forse il silenzio è l'unica forma di sincerità che riesce a concedere in questo momento. Il suo lungo intervento si è chiuso con una riga che molti già definiscono storica: la tua vita è tua, Ozan. Non posso guidarti, ma conosco la luce dei tuoi occhi. Non lasciarla spegnere. Non è un consiglio, non è un rimprovero, non è una dichiarazione d'amore. E insieme, è tutte queste cose. È un saluto da una riva lontana, oppure una mano tesa per l'ultima volta sopra un mare in tempesta. Una frase nata per restare, forse più nelle pieghe delle coscienze che nelle cronache di domani. Chi conosce la storia di Sinem e Ozan sa che le loro strade si sono incrociate non solo sul set, ma anche nelle attese, tra provini che finivano tardi e caffè bevuti di fretta, tra telefonate interrotte e riprese ricominciate da capo. La loro complicità non era una leggenda inventata dai fan, era un linguaggio silenzioso fatto di microespressioni, sorrisi rubati, battute condivise che nessun altro sembrava capire fino in fondo. Poi sono arrivati i progetti separati, i viaggi lontani, la necessità di essere forti da soli. In pubblico, hanno smesso di cercarsi. O almeno così è parso. Ma nel sottotesto, in quelle frasi dette a metà durante interviste promozionali, qualcosa lasciava sempre un margine. Come se gli anni non bastassero a mettere la parola fine. Il nodo, adesso, è l'immagine splendente della relazione italiana che presenzia i più esclusivi eventi, ammaliando gli obiettivi. Chi ha visto Ozan in quelle foto racconta un sorriso impeccabile, una presenza elegante, un'attitudine controllata. Chi lo conosce bene, però, dice che quel sorriso non appartiene al ragazzo che guardava il mare la notte prima di un primo chat, con le mani tremanti e gli occhi accesi d'attesa. È a quell'uomo che Sinem ha parlato. Non ha una star, non ha un simbolo, ma alla persona dietro il mito. E la sua supplica, sebbene aspra, sembrava voler scrostare l'artificio per ritrovare una verità semplice. Chi sei? Davvero? Quando si spengono i riflettori? Il passaparola è stato feroce. In pochi minuti, la frase è rimbalzata da redazione a redazione, da profilo a profilo. C'è chi ha visto nell'appello di Sinem la nostalgia di un amore che non si è mai spento. C'è chi ha letto un atto di protezione pura, come se stesse cercando di salvare qualcosa che non è più suo ma che non merita di essere perduto. C'è chi, invece, ha giudicato quelle parole come l'ultimo urlo prima di chiudere un capitolo che ha segnato una generazione di spettatori cresciuti con la loro alchimia sullo schermo. E proprio questa ambivalenza rende la storia viva. Perché non è bianco o nero, ma sfumature che cambiano con la luce del giorno e con la memoria di chi guarda. Le famiglie, in queste vicende, diventano spesso lo specchio di una cura più grande. Quando Sinem ha detto ascolta i tuoi genitori, il tono non aveva traccia di accusa. Era il riconoscimento di un amore originario, quello che ti vede prima che tu diventi un poster, quello che ti richiama alla terra mentre tutti chiedono di volare più in alto. Impossibile non pensare a cene in cui il silenzio pesa, a telefonate in cui si scelgono parole neutre, a paure che non trovano spazio sui social. Non ci fidiamo di quella donna, mormorano alcuni tra i parenti e gli amici più vicini, secondo indiscrezioni. Forse è un pregiudizio, forse è un allarme. Resta il fatto che oggi, quel sussurro abita la storia. C'è un altro strato che merita attenzione, la consapevolezza che certe frasi, una volta pronunciate, non tornano indietro. Sinem lo sapeva? È stata una detonazione calcolata o un moto dell'anima? Dalla vibrazione della sua voce, da quella dolcezza incrinata che chi l'ha ascoltata non smette di raccontare, sembra più la seconda. E proprio per questo la reazione di chi guarda è stata il silenzio. Un silenzio pieno, rispettoso, simile a quello che segue una verità che non volevamo sentire ma che, una volta udita, non possiamo più ignorare. Intanto Ozan tace. Questo tacere brucia più di un comunicato scritto bene. Perché lascia spazio all'immaginazione, e nello spazio l'immaginazione costruisce e distrugge con la stessa facilità. Qualcuno giura che lui stia rileggendo messaggi vecchi,
che abbia guardato foto di set, che abbia sorriso a un ricordo di quando bastava un cenno per capirsi. Qualcun altro dice che il lavoro lo stia divorando, e che quel silenzio sia protezione, non disinteresse. Nessuna di queste versioni è confermata, ma tutte parlano della stessa cosa. Di un uomo messo di fronte a se stesso, senza più l'alibi dell'agenda piena. La tua vita è tua, Ozan. Non posso guidarti, ma conosco la luce dei tuoi occhi. Non lasciarla spegnere. È un messaggio che non indica la via, ma accende una lanterna. È una frase che non chiede nulla, e proprio per questo chiede tutto. Forse è addio, forse è un ponte provvisorio gettato su un fiume che corre impetuoso. Forse non è né l'uno né l'altro. È solo la verità di una donna che ha visto nascere un artista e teme di perderlo dentro un'immagine che non riconosce. E voi, che attraverso gli anni avete seguito ogni scatto, ogni intervista, ogni indiscrezione, cosa pensate? È nostalgia? È un amore che non si arrende? È semplice e profonda preoccupazione umana? Oppure è il grido finale prima di archiviare per sempre una stagione irripetibile? Lo sapete, la risposta non è mai una sola. Ma sono proprio queste domande a tenere vivo il racconto. Nelle prossime ore, forse, arriverà una replica. O forse no, e quel non detto diventerà la risposta più eloquente. Fino ad allora, resta l'eco di una voce che non voleva ferire, ma svegliare. Resta l'immagine di due persone che il destino ha messo nella stessa scena per poi farle uscire da porte diverse. Resta il dubbio, sottile e persistente, che certi legami non si spezzino, ma cambino forma. E cambiare forma è, a volte, l'unico modo per non sparire. Grazie per aver vissuto con noi questo racconto, passo dopo passo, parola dopo parola. Il mondo dello spettacolo è fatto di luci che abbagliano e di ombre che rivelano verità più profonde. Restate con noi su Stelle Turche Rivelate, dove ogni storia è un viaggio e ogni emozione trova casa. Alla prossima puntata. E ricordate, non lasciate che la vostra luce si spenga.